Benvenuti a questo nuovo video su Red, quelli della R, mi raccomando. Oggi vi parlo della Suzuki GSX S1000GX, una moto di cui hanno parlato sicuramente in molti, anzi hanno parlato tutti durante l'ultimo EICMA. A proposito, ci siete venuti? Moto che ha suscitato davvero molti commenti da quanto ho visto sui social e che quindi merita un approfondimento qui dal nostro studio, giusto qualche giorno prima della prova su strada. E già, la Suzuki GSX S1000GX è la prima novità di EICMA 2023 che proveremo. Settimana prossima avrò la fortuna di poterle salire in sella e vi saprò anche dire come va. A proposito, se avete qualche domanda, qua sotto nei commenti, così capirò anche su cosa concentrarmi maggiormente. Ma andiamo al punto e vediamo in dettaglio come è fatta la nuova Suzuki GSX S1000GX. Sigla nuova a indicare la prima crossover della casa di Mamatsu, ma anche la moto più completa dal punto di vista tecnologico mai prodotta da Suzuki. Non ci vuole un occhio da falco per comprendere la discendenza della GSX S1000GX. La base tecnica è infatti condivisa completamente con GSX S1000 e GSX S1000 GT, a partire dal motore 4 cilindri in linea da 999 cm3, capace di 152 cavalli a 11.000 giri, con 106 Nm di coppia. Di serie c'è anche il cambio elettronico che lavora in salita e in scalata, il ride-by-wire multimappa con le classiche mappature A, B e C che poi andremo ad approfondire. Il motore è incastonato nell'ormai noto e nobile telaio perimetrale di alluminio e fino a qui niente di nuovo. Le novità però ciclistiche sono quelle che fanno la differenza sulla GX. Partiamo innanzitutto dalle sospensioni semiattive Showa e ERA. Suzuki le battezza SAS, Suzuki Advanced Electronic Suspensions. Per chi non le conoscesse, sono le stesse che equipaggiano la Versys 1000 SE e che abbiamo davvero lodato più volte durante la nostra comparativa crossover. Se non l'avete ancora vista, ve la metto qua sopra, in descrizione. Sospensioni di ottima qualità, quindi, che garantiscono un'escursione di 150 mm per asse e consentono di adattare l'assetto secondo le modalità di guida, come fanno tutte le sospensioni semiattive. Sulla GX è presente anche una modalità user che consente regolazioni di fino nell'assetto. Interessante, anche il precarico è regolabile comodamente dal blocchetto del manubrio per adattare l'assetto al carico, per esempio solo pilota, pilota con borse o pilota e passeggero. Tutto è controllato dalla ultima e più evoluta versione del Suzuki Intelligent Ride System, battezzato SIRS. A Suzuki piacciono davvero tantissimo le sigle, che gestisce in maniera integrata l'elettronica di bordo sulla base anche dei dati rilevati attraverso la piattaforma inerziale IMU a 6 assi. Tornando al Suzuki Drive Mode Selector Alpha, SDMS Alpha, al Power Mode A Active sono associati il livello 2 del Traction Control, al settaggio Hard dell'Adaptive Damping Control, mentre al Power Mode B, che è Basic, corrispondono il livello 4 del controllo di trazione e medio dell'assetto delle sospensioni. Al Power Mode C, Comfort, sono invece associati il livello 6 del controllo di trazione e un settaggio definito soft delle sospensioni. La cosa buona è che il pilota può variare comunque a piacere ogni singolo parametro all'interno di ogni riding mode, quindi ogni riding mode di fatto è personalizzabile. Il controllo di trazione è regolabile di fatto su 7 livelli ed è disattivabile assieme al lift e al roll control, lift che è quello che gestisce l'impennata. Crossover fino al midollo, la GSX S1000GX offre una posizione di guida rialzata come per tutte le crossover, spazio per il passeggero, attacchi borse integrati, il che non guasta mai, e una serie di utility per il viaggiatore come ad esempio il cruise control e il cupolino regolabili in altezza, meno male che lei ce l'ha, per un'escursione di 50 mm. Ovviamente non manca la strumentazione TFT da 6 pollici e mezzo connessa che è in grado di offrire anche le indicazioni per la navigazione ed è la stessa che abbiamo già visto e apprezzato sulla GSX S1000 GT.
Tutto per un peso complessivo in ordine di marcia dichiarato di 232 kg. Confermata anche la scelta di montare il pneumatico posteriore da 190/50 con gommatura Dunlop Road Sport 2 e su questo sono sicuro ci sarà un po' da discutere. Io però prima di giudicare voglio provare la moto. Optional irrinunciabile a mio parere le borse laterali da 36 litri simmetriche, ciascuna capace di accogliere al proprio interno un casco integrale. Bene, queste sono le informazioni sulla Suzuki GSX S1000 GX. Prima di provarla però è anche utile posizionare la moto sul mercato. Vi chiedo di fare un piccolo gioco con me. Mettete in pausa il video e ditemi, secondo voi, quali sono le concorrenti della GSX S1000 GT? Fatelo ora, avete 10 secondi e poi vi dico la mia. Avete votato? Perfetto, ecco la mia opinione. Nei nostri post sui social abbiamo indicato la Suzuki come una potenziale concorrente della Yamaha Tracer GT Plus, peraltro vincitrice della nostra comparativa. Suzuki ci ha un po' tirato le orecchie, dicendo che la GX punta un pochino più in alto, ovvero alla BMW S1000 XR. Abbiamo un video anche su di lei, ve lo metto qua sopra. La mia idea è che in realtà la Suzuki stia un po' in mezzo a entrambe. Con i suoi 152 cavalli la GX è sicuramente più potente delle crossover che abbiamo provato nella nostra comparativa, che avevano nella Kawasaki Versys 1000 SE l'esponente più potente con i suoi 120 cavalli, moto che però di fatto ha la medesima dotazione della Suzuki. La GX spunta però un prezzo davvero molto concorrenziale, 17.600 euro franco concessionario senza borse, prezzo che in realtà poi la pone in diretta concorrenza in realtà proprio con le moto del nostro ultimo confronto. Quindi dopo tutte queste informazioni cosa ne pensate voi della GSX S1000 GX? Scrivetemi le vostre curiosità qui sotto, cercherò di dar loro risposta durante la prova di settimana prossima e soprattutto, vi raccomando, iscrivetevi al nostro canale perché altrimenti questo video e tutto quello che faremo l'anno prossimo, e vi assicuro c'è davvero tanta carne al fuoco, purtroppo ve lo perderete. Ci vediamo al prossimo video, anzi ci vediamo prestissimo in sella alla Suzuki GSX S1000 GX.